sentita, però non so bene la sua storia. No. No. Calabria. Petiglia Policastro, punto di partenza della tormentata vita di Lea Garofalo. Lea nasce in una famiglia con trascorsi mafiosi. La sua vita si intreccia con la criminalità organizzata quando si fidanza con Carlo Cosco, boss mafioso. Questa travagliata relazione segna Lea nel bene e nel male. Nel dicembre del 1991, Lea dà alla luce l'adorata figlia Denise. L'anno seguente segue Carlo a Milano, sperando in un futuro migliore per Denise e cercando di ignorare le attività illecite del compagno. Lea non è mai voluta entrare nel circolo vizioso in cui era invischiata la sua famiglia. Ha quindi sempre fatto di tutto per distinguersi e andare contro le regole dettate da Carlo e da suo fratello Floriano, anche lui 'ndranghetista. Ma né Carlo né Floriano riescono a reprimere il lato ribelle del suo carattere, e così Lea inizia a non tollerarli più, vuole fuggire da quell'ambiente nocivo che la sta lentamente soffocando. La detenzione temporanea di Carlo le dà il coraggio di raccogliere i cocci della propria vita e di trasferirsi a Bergamo con la piccola Denise. Ma l'illusione di una vita tranquilla e lontana dalla mafia va in fumo quando suo fratello le manda un avvertimento per incitarla a tornare a casa e adempiere i suoi compiti di compagna, prima che lo facciano con la forza gli uomini di Carlo. Tuttavia l'avvertimento non intimidisce Lea, ma al contrario la spinge a tornare a Petiglia Policastro, lì dove tutto è iniziato. Finalmente nel 2002, decisa a porre fine all'oppressione alla quale lei e la figlia erano soggette, denuncia le persone che fino ad allora aveva considerato la sua famiglia. Il programma di protezione, garantitole dalle forze dell'ordine, trova loro una nuova casa a Fabriano, un piccolo paesino nelle Marche, e una nuova identità. Qui, come spiega lei alla figlia, faranno finta per un po' di essere qualcun altro. Nel 2004 Carlo viene rilasciato e manda subito i suoi uomini a cercare Lea Denise. Lea si accorge in tempo di essere ricercata e si fa trasferire a Bari, continuando a nascondere la propria identità. L'anno successivo Floriano viene freddato per non aver punito la propria sorella ed essere così andato contro il codice etico del clan della 'Ndrangheta. Nel 2006, a causa di mancanze di prove concrete, a Lea e Denise viene negata la protezione da parte dello Stato italiano e sono così costrette a tornare a Petiglia Policastro. Qui Carlo cerca di fare ammenda con la sua famiglia e si offre di pagare loro una casa a Campobasso. L'apparente riavvicinamento si dimostra in realtà un modo per tenerle sotto controllo. Minacce, aggressioni fisiche e psicologiche inducono Lea a tornare a casa e a rivolgersi ad Anciotti dell'Associazione Libera.
Quella sera, Carlo convince Denise a seguirlo da una zia che l'invita a cena, allontanandosi così dalla madre. Lea, che declina l'invito della cognata, trascorre la serata in centro a Milano, inconsapevole di ciò che sarebbe successo di lì a poco. L'abbaglio di una riappacificazione si traduce in realtà in una premeditata vendetta di Carlo e del suo clan nei confronti di Lea, una pericolosa testimone di giustizia. Denise, non trovando più sua madre al ritorno, capisce subito che non è partita per un lungo viaggio come le fanno credere, bensì è stata crudelmente uccisa. Ormai non è più la bambina che Carlo crede sia e a sua insaputa inizia a collaborare con la giustizia, aspettando che Carlo e i suoi uomini facciano un passo falso. Per rendere giustizia a sua madre, si reca a Torino per chiedere sostegno legale all'avvocato di Libera, Vincenzo Arando, che in passato aveva incoraggiato Lea a distaccarsi da quell'ambiente nocivo e mortale. Nell'autunno del 2011 inizia a Milano il processo contro il clan di Carlo per l'omicidio di Lea. Denise, con grandissima forza d'animo, ascolta impassibile tutte le accuse infondate mosse dagli avvocati di Carlo, che reclamano l'assenza di un cadavere e di prove concrete. Dopo la sentenza di primo grado, Carmine Venturino, l'ex fidanzato di Denise, confessa la verità. Lea è stata brutalmente torturata, sfregiata con l'acido e ciò che rimaneva di lei bruciato e sotterrato in un campo della periferia di Milano. Iniziano così gli scavi e vengono trovati 2000 frammenti ossei attribuiti a Lea. Alla luce di queste schiaccianti prove, anche Carlo si vede costretto a confessare l'omicidio della madre di sua figlia. Vi comunico che io mi assumo la responsabilità dell'omicidio di Lea Garofalo. Il 28 maggio 2013, Carlo e Vito Cosco, Rosario Cuccio, Carmine Venturino e Massimo Sabatino sono dichiarati colpevoli per sequestro di persona, omicidio e distruzione di cadavere, ma senza l'aggravante mafiosa. Ad oggi scontano tutti l'ergastolo in carcere, tranne Carmine, al quale è stata ridotta la pena a 25 anni per aver collaborato.